Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a capire come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali. Poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Vediamo come inizia la settimana con questo splendido sole che porta una bella carica di ottimismo, di energia, di dinamicità, produttività, volontà soprattutto e chiarezza. Mentre l'ottimismo e la volontà, insomma, possono aiutarci a portare avanti i nostri progetti o a godere di qualche bel momento, ci sono altre cose che possono portare chiarezza e lucidità, soprattutto in situazioni confuse, un po' difficili e complesse da gestire. E qui c'è bisogno forse di andare a superare un blocco, un ostacolo, un impedimento, magari anche qualcuno che ci fa opposizione, perché spesso può anche indicare una persona che è un po' testarda, un po' ostica, e in senso lato delle situazioni che procedono un po' troppo lentamente. Magari forse è lì che abbiamo bisogno di più energia, oppure semplicemente dobbiamo aspettare uno sblocco naturale, sapere che siamo nel percorso giusto e allora quindi poi raccoglieremo i nostri risultati. E infatti il Giglio parla proprio di realizzazione. C'è già un qualcosa che va a realizzarsi, forse cose che avete programmato per il weekend, c'è maggior serenità, equilibrio, un po' di pace e di armonia, perché magari molti di voi hanno possibilità di rilassarsi, se siete in vacanza o se non lo siete, magari nel mentre del lavoro, degli impegni e della pesantezza e della fatica, almeno avere quel momentino giusto per staccare un po'. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e abbiamo anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, alcune cose possono riferirsi anche alle amicizie e alla famiglia. Troviamo l'aconito. L'aconito non deve spaventare perché può indicare un po' di tensione, dei litigi o forse delle ferite del passato che ogni tanto possono riemergere anche nel presente. E qui dobbiamo capire effettivamente cosa ci può essere, perché se c'è un conflitto per delle divergenze, delle idee diverse, come programmare, come fare un qualcosa o anche a livello caratteriale, alcune cose possono essere superate. Magari può essere proprio difficile cercare di rimanere nella propria posizione e invece magari è meglio trovare un compromesso. Magari proprio l'anemone ci può dire che può essere trovato e ritrovato un certo confronto positivo, però alcune cose forse non vengono risolte del tutto. Quando saltano fuori alcune energie magari ci fanno riflettere sul fatto che abbiamo l'opportunità di cercare di risolverle una volta per tutte, perché se saltano fuori e poi non vengono risolte si ripresenteranno successivamente. Quindi secondo me questa è un'ottima riflessione proprio per non lasciarsi bloccare, magari di mettere momentaneamente alcune cose da parte, però sappiamo effettivamente che poi vanno risolte, o semplicemente ci stanno dicendo che quello che abbiamo programmato, che tutto funziona abbastanza bene, sono situazioni esterne che devono essere attenzionate e quindi di programmare
e capire, che cosa si può fare subito per risolverle, quindi sappiamo che non dipendono da noi. Per quanto riguarda i, single, fare un po' di attenzione a queste carte, che possono indicare, è vero, sia conflittualità, ma in che senso? Relazione colpevole, soprattutto l'aconito, può fare riferimento a, mancanza di armonia, perché magari l'altra persona è impegnata, oppure non si sente di responsabilizzarsi al momento in una relazione più importante, oppure ci sono delle circostanze esterne che possono impedire anche l'incontrarsi e vedersi, tipo la lontananza. E quindi, questi sono degli esempi, ovviamente ognuno vive la propria situazione, potete capire e intercettare quali possono essere questi ostacoli, e conflitti. Magari l'opportunità di incontrarsi può anche esserci, o di prepararsi a un'evenienza del genere, o anche di risolvere e fare chiarezza, però ricordo che l'anemone in realtà può anche, parlare di un qualcosa di fugace, e cioè di un'avventura, di una cosa che forse non si traduce in qualcosa di più in seguito, cioè di più importante. Per quanto riguarda le questioni più pratiche, scusate, la carta è volata, la riprendiamo. Probabilmente questo è abbastanza importante, cioè di conclusione di alcune cose, magari di impegni, di difficoltà, vedete le vostre energie, quindi magari riuscite a superare un blocco e un ostacolo, e questa può dipendere, come maggior chiarezza, a un cambiamento improvviso che non ci aspettiamo. Magari proprio ascoltando questa lettura potete cercare di prepararvi e adottare le vostre strategie. Di sicuro non funziona avere fretta, non funziona avere degli atteggiamenti ansiosi e distruttivi, quindi meglio ritrovare proprio la serenità per poter gestire alcune cose. Ci potete riuscire tranquillamente, perché la carta dell'amante può fare sia riferimento a una persona che vi può aiutare, sia alle vostre migliori capacità, e quindi di non lasciarsi sovrastare da alcune cose che in realtà possono anche riguardare un po' di pesantezza, un po' di stanchezza. Purtroppo in questo periodo può essere faticoso gestire alcune cose, e vale anche per chi è alla ricerca di lavoro. Probabilmente questa indica un cambio netto. Se state pensando proprio di chiudere con alcune situazioni, propositi, progetti, o metterli momentaneamente da parte, magari fate bene, perché avete bisogno di chiarirvi un attimino, di concentrarvi su alcune cose al momento più decisive, diciamo per voi più importanti, e poi riprendere successivamente alcune cose. Ovviamente un altro suggerimento per chi sta valutando, pensando a un qualcosa di programmarlo, secondo me per il prossimo futuro, prima si deve far chiarezza, prima si deve capire bene come chiudere e definire alcune cose, e poi, una volta che avete fatto chiarezza, vedere tutto quello che avete a disposizione, e quindi poi, procedere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!